Architetto Ross, abbiamo visto un nuovo evento presso il vostro calendario di Accademia Italiana di Architettura Feng Shui, questo corso di Bazzi o i quattro pilastri del destino. Che cosa si tratta? Allora sì, ti ricordo sempre questo corso è anche online, è un corso più di guarda, 15 anni a dir poco, è stata messa per solo metterlo a punto e sono fatti molto bene, anche il corso online è spiegati nel dettaglio tutto quanto, quindi trovate diversi livelli anche lì e c'è tutto quanto scritto bene. Bazzi, 4 passi del destino è uno dei più sofisticati metodi di lettura, diremo così, energetica numerologica sui potenziali di una persona. Quindi è un'antichissima disciplina cinese che veniva utilizzata appunto dall'imperatore, da chi per esso, per poter comprendere che persone doveva affiancare l'imperatore, quindi che tipo di studiosi o che tipo di mercanti o anche funzionari politici, cioè perché la scelta, diremo così, la selezione del personale doveva essere fatta sulla base di che cosa? Il Mixiang, cioè la lettura del viso in parte, ma il Bazzi aiutava tantissimo a capire anche la storia della persona e come soprattutto andrà la persona. Diciamo che se la lettura del viso e la fisionomica è potente nell'attuazione, quindi nell'aspetto di dire come sta uno agendo in quel momento della propria vita attraverso i segni che manifesta attraverso il viso, però bisogna dire che il Bazzi è potente nel dire come sarà il potenziale anche futuro della persona. Quindi, come dire, è vero che con il nostro libero arbitrio noi possiamo modificare le cose, però c'è un tracciamento su questo e il Bazzi ti segna il tracciamento, quindi possiamo leggere in qualche modo, dico tra virgolette, un po' un destino potenziale che abbiamo di fronte, che dipende poi dalla persona come si attua attraverso questo. Però la fisionomica che può leggerlo fino a un certo punto, ma Bazzi è molto più preciso sulle onde del destino potenziale. È mai capitato che il Bazzi fosse erroneamente scambiato per cartomanzia? Oddio, tutti i sistemi, diciamo, studiati in modo base, come l'oroscopo, cose così che troviamo nel giornale, ovviamente fanno sorridere e tutto questo anche diventa cartomanzia, tarocchi, insomma, questo gergo di Esatto. parlare. Ma tutto quello che si fa in modo approfondito, questo sono miei, una vita intera di studio, perché io sono anche molto scientista anche in questo aspetto, devo dire che più vai dentro e più trovi veramente risposte solide. Quindi no, nel senso che nel momento che lo approfondisci è una disciplina precisissima, medica quasi, chirurgica diremo, come capisce e comprende certe cose, solo che ci vuole un bello studio, non si può pensare che queste discipline così possono essere rilette in un articolo e dire, non so, faccio un esempio, quando sei nato ti dico chi sei, no, quando sei nato devi sapere l'anno, il giorno, l'ora, devi capire anche le azioni che hai avuto, capire tantissime questioni, Tutta una è serie tutta una di serie di... variabili che E quando interagiscono però tra hai loro. queste, inizi veramente a tracciare una forma chiara e devo dire che questo destino è tracciato nel tuo libero arbitrio che lo modula, però è tracciato e questo ti permette di comprendere molte cose utilissime per noi operatori di Feng Shui, ma per chiunque mi viene da dire. Certamente. E la giornata di corso come si svolge? Guarda, ci sono diverse giornate, non solo una, molto approfondite, dove si spiega tutta la tecnica, si spiega anche l'utilizzo di software che si possono usare per poter velocemente comprendere la mappa, che è una mappa del Bazzi, una mappa, diciamo, astrologica, no? Di numerologica personale, e si leggerà fino alla lettura dettagliata. Ovviamente, cosa si fa? Nel momento in cui si incomincia, ognuno ha la propria mappa. Quindi ognuno si legge se stesso e passo per passo io insegno come leggere se stesso a tutti i livelli, quindi alla fine del corso uno avrà la lettura totale di se stesso che servirà Interessante. poi questo modulo per poter leggere per i clienti o per chi per esso. Ottimo. A chi è rivolto questo corso? Guarda, devo dire inizialmente studiosi di numerologia o di astrologia, perché giustamente ha un impatto astrologico, però gli architetti feng shuisti sono tutti benvenuti perché ricordo che se tu ti approcci a un cliente e fa un'azione, non so, di comprare una casa o deve venderla, o un'azione diciamo dove investe delle energie forti a livello economico, bisogna capire in che momento storico della sua vita è. E il Bazzi è molto utile per dire se una persona è forte di un Bazzi, di una situazione appunto energetica, può anche permettersi di avere delle oscillazioni in negativo, può stare in una casa un po' più disturbata, diciamo, può fare delle operazioni più rischiose, ma se in un momento fragile di un Bazzi, quindi nel momento del destino, è meglio che decanti, che stia fermo, che il Feng Shui sia molto più corretto e più attento perché deve bilanciare questo aspetto. Si dice Feng Shui e Bazzi devono andare di pari passo, sono due grandi studi da conoscere,
però è un discorso avanzato, non tutti possono arrivare velocemente a questa conoscenza, però devo dire io che nella situazione generale il Bazi è proprio il compendio del Feng Shui, quindi permette di avere chiarezza anche nei correttivi, per esempio, si usano nel Feng Shui diversi correttivi, si usa il Minghua, cioè si usa l'aspetto numerologico dell'anno, è un modo semplice per operare, il Bazi ti fa fare come una Ferrari, cioè a un certo punto vai nell'aspetto sottile della persona e quindi fai dei correttivi molto più precisi, insomma è un'evoluzione del Feng Shui al punto molto più preciso sulla personalità, sulla chiarezza anche di come allineare questo studio sulla persona e sulla sua realtà del momento. Certo, ma qual è l'obiettivo finale allora di questo corso di Bazzi? Guarda, allora, leggere i potenziali di se stessi, tutti questi corsi partono da se stessi, quindi capire come siamo, che potenziali abbiamo, in che momento della vita siamo e in che momento della vita saremo. Che vi sia buona o cattiva è relativo, cioè non diamo delle connotazioni di giudizio, diciamo che ci sono delle valenze che cambiano, dobbiamo essere noi preparati a reggere le varie valenze e tutti insegnano in qualche modo, solo che questo ci permette di entrare in una situazione più chiara. Una volta che chiariamo anche noi, possiamo chiarire anche il cliente e chiarirci, diciamo, rispetto al cliente in che momento è, perché rispetto per investimenti, per una relazione anche, il Bazzi lavora tanto anche sulle relazioni di coppia, no? In che momenti ci siamo, Certo. ma anche devo viaggiare, fare un viaggio lungo, spostarmi, questo va bene. E soprattutto ho visto una cosa fondamentale anche per i giovani, spesso mi arrivano persone giovani perché vogliono capire il suo futuro lavorativo. Cioè, quindi che carriera fare, no? Che tipo, perché non è chiaro. Si può cogliere quindi anche un orientamento? Tantissimo, tantissimo, perché l'orientamento non è chiaro, specialmente quando sei giovane si fa un po' di tutto e questo ti fa perdere meno tempo, perché si vede chiaramente un talento di un artista, un talento di un tecnico, Certo. un talento di un cantante, cioè si possono vedere queste cose. Certo. E quindi si può anche dire, guarda, indirizzare a queste componenti che potrebbero essere già innate, intuitive nella persona, ma qua vengono chiarite e manifeste, quindi è un compendio utile proprio per la persona a sapere individuare chiaramente com'è e dov'è e dare i consigli opportuni sempre per questo ambito progettuale più significativo e più allineato al cliente. Direi che è un'ottima occasione per imparare a guardarsi, a capire chi si è. Devo dire, una delle poche occasioni serie che ci sono in giro. Bene, architetto, grazie e buon lavoro. Grazie a te, arrivederci.